tutte le persone che non amano la trippa la possono mangiare, quella finta, che è veramente buonissima. Oggi vado a fare un piatto finto, davvero Vado a fare la trippa finta. Lo sapete che è difficile dire trippa finta? Devo andare a rallentare un po' perché se accelero un po' mi si impastano tutte le parole. È una scemata. Che cosa si fa? Intanto andiamo a preparare il sugo. Questa è la base. Sedano. Carota. Cipolla. Uno spicchio d'aglio. E ora si trita tutto abbastanza finemente. Non vi va di farlo a mano, volete farlo col tritatutto? Fatelo tranquillamente, non ci sono problemi. Un giro d'olio e poi metto la base. Ora questo soffritto a fuoco basso si fa andare per almeno 5 minuti, si deve proprio ammorbidire. Nel frattempo andiamo a fare la trippa finta, ovvero frittatine con le uova. Alle uova aggiungo un po' di parmigiano, sale e un pizzico di pepe e le sbatto bene. Non vanno montate le uova, quindi non dovete fare incorporare troppa aria, vanno semplicemente sbattute. Padella per le crepe è assolutamente perfetta. Ci si mette un pochino d'olio, tolgo l'eccesso di olio, lo spargo per bene e andiamo a fare la prima trippa finta. Nel frattempo, mentre la frittata è quasi pronta, la sposto prima di bruciarla, aggiungo il pomodoro al soffritto. Sempre il fuoco al minimo, aggiungo qualche foglia di basilico, una giratina di sale, si può girare anche così, però il rischio di romperla. Lo facciamo questa cosa? Facciamolo. Non si è rotta. Questa è la perfetta doratura. Conviene mettere il paraschizzi, perché sennò il pomodoro va in tutta la cucina. Proseguiamo. Il fazzolettino imbevuto d'olio. Lo ripasso. Fate un po' come si fa normalmente per le crepe. E poi andiamo a fare la seconda. Con queste dosi, sono 8 uova, con queste dosi dovrebbero venire 4 frittatine, però le potete fare 3, un pochino più alte, o farle ancora più basse, più piccoline, decidete voi. Dovete assolutamente consumare tutto, perché sennò sarebbe un peccato. Allora, le frittatine sono finite, sono fatte, il sugo è pronto, ora assaggio per sentire se il sale è giusto, però nel frattempo io sono sicuro che non c'è più bisogno di cottura, quindi spengo, assaggio. Forse ci vorrebbe un pochino più di sale, ma no, preferisco non aggiungere niente. Quindi ora andiamo a realizzare la trippa con le frittatine. Questa è l'ultima fatta. Si sono anche un po' raffreddate. Allora, sono venute 1, 2, 3,
e 4. Le divido a metà, le sovrappongo e comincio a fare delle striscioline, proprio a simulare come se fossero poi pezzettini di trippa. Vedete? Questi sono un po' grandini, devo un po' rifilarlo e siccome mi è rimasto questo 1000 foglie di frittatine, mangio. Ora le mettiamo dentro il pomodoro è già spento. Mi raccomando, fatelo in modo delicato, altrimenti si rompono tutte. Mamma mia, sono favolose. Allora, lasciatele qualche minuto a insaporire, poi si servono. Il momento più bello, l'assaggio. Mi preparo un modesto piattino, proprio modesto modesto. E ora la parte finale. La parte finale è il parmigiano ci vuole. Poi ci volete mettere il pecorino, fatelo tranquillamente. Per me il parmigiano è essenziale. Non sembra un piatto di trippa, ma sembra sì un piatto di trippa. Però è trippa finta. Ma con l'assaggio ovviamente si scopre subito, no? Che è trippa finta, però vediamo un po' se non mi ustiono subito. Vado, Buonissimo, un piatto che mi stava così tanto antipatico che ora mi piace da morire. Davvero molto, molto buono. E così tutte le persone che non amano la trippa la possono mangiare, quella finta, che è veramente buonissima. Poco impegnativo, è un piatto davvero facile ed è anche facile da portare via. Alla prossima!